Dottoressa Aurora 40, ho chiuso una relazione, ma mi sto rendendo conto che comunque continuo a guardare il profilo Instagram di questa persona. Cosa fa? Ho anche un pochino di rabbia, di gelosia, di sentimenti contrastanti e vorrei veramente tanto capire che cavolo sto facendo. E poi non mi sto divertendo in sta cosa, quindi magari venirne anche un pochino fuori. Allora, innanzitutto ti ringrazio per esserti aperta con me e posso dirti come prima cosa che il comportamento che tu stai attuando è un comportamento di orbiting. Una delle prime cose da fare è proprio riconoscere che questo comportamento non è sano per te e che la decisione migliore probabilmente sarebbe quella di chiudere questa connessione proprio per il tuo benessere e il tuo stato emotivo. Puoi cambiare, puoi migliorare, però il cambiamento dipenderà da differenti fattori, tra cui innanzitutto la tua volontà. Quindi io capisco che sia complicato chiudere con il passato, ma ti assicuro che è l'arma migliore per far sì che tu possa andare avanti e tu possa iniziare un nuovo tipo di relazione dove mi auspico che sarà sicuramente più sana. Il motivo principale per la quale tu puoi fare orbiting e la consapevolezza sono temi fondamentali, dinamiche fondamentali all'interno della tua relazione. Possiamo dire che innanzitutto ci deve essere, come ho citato prima, un'ottima volontà di cambiare, quindi devi essere disposto a cambiare il tuo comportamento e questo richiede un grado maggiore di consapevolezza e motivazione da parte tua. Bisogna comprendere soprattutto le ragioni per la quale tu decidi di fare questa cosa. Quindi la mia domanda fondamentale è: perché continui a fare orbiting? Cosa ti spinge continuamente a cercare questa persona? È dovuto a un'insicurezza? Hai paura dell'abbandono? Sei continuamente geloso o gelosa di questa persona? O ci sono altri fattori? Inizia a farti anche queste domande e comprendere queste ragioni possono essere innanzitutto il primo passo fondamentale per apportare delle nuove modifiche all'interno anche delle tue relazioni future. Cerca di avere una comunicazione aperta fra te e la persona, soprattutto in questione. Se è necessario, parla delle tue esigenze, del perché tu fai così, perché ti assicuro che anche per l'altra persona che riceve orbiting non è molto semplice come situazione. È buono ritrovare un buon equilibrio con questa persona, l'importante è che funzioni per entrambi, se no è giusto comunque comunicare il perché tu fai così in questo modo. In alcuni casi può essere anche, insomma, un buon fattore un supporto professionale, quindi potrebbe essere utile cercare un supporto da noi professionisti, che possono essere un psicoterapeuta, un consulente, uno psicologo, proprio perché questo professionista può aiutarti a esplorare le radici del tuo comportamento attuale, sviluppare delle strategie di cambiamento, cercare di capire il perché lo fai, la prima volta che lo fai o ci sono state anche altre volte. Gli ultimi fattori possono riguardare ad esempio il tempo e la pazienza. Il cambiamento richiede tanto tempo. Lo so che potresti non essere disposta o disposto a smettere di fare orbiting dall'oggi al domani, infatti non ti chiederò mai una cosa del genere, è importante avere pazienza e dare spazio al proprio cambiamento graduale. Comprendi necessariamente, fondamentalmente, le conseguenze del tuo comportamento che ovviamente risulta essere negativo sia per te che la persona che sta subendo orbiting. Questo potrebbe portarti a una motivazione maggiore proprio per evitare ulteriori danni nelle tue future relazioni. Ovviamente non c'è una garanzia che tu stesso o tu stessa possa cambiare totalmente e in alcuni casi tu potresti anche decidere di non farlo, va benissimo, però è importante valutare come questa situazione, mi raccomando, influenza sia te e soprattutto l'altra persona e se ci sono realmente degli interessi del tuo benessere nel continuare a interagire con una persona che ovviamente in questo momento sta andando avanti con la sua vita, che interesse c'è nel continuare a fare orbiting verso questa persona, se non ci sono segnali reali di cambiamento positivo, di miglioramento. Ricordati che comunque la tua salute mentale, soprattutto emotiva, e il rispetto per i tuoi ideali, i tuoi confini devono essere sempre al primo posto. Ti è piaciuta questa chiacchierata a quattro mani con la dottoressa Aurora 40? Per questi e altri contenuti, beh, iscriviti, clicca la campanella così saprai immediatamente quando esce qualcosa che può interessarti e nel link, nel primo commento fissato in alto, troverai come contattare la dottoressa 40. Quindi grazie Aurora. Grazie mille a voi, mi raccomando, tenetevi sempre aggiornati.